Jovanotti è pronto a sedersi davanti a Francesca Fagnani per un'intervista a tutto tondo nell'ultima puntata di Belve. Dell'artista si conosce quasi tutto della vita privata e della carriera. Ma a essere protagoniste della sua storia personale sono anche le due donne che sono al suo fianco da tempo, la moglie Francesca Valiani e la figlia Teresa Cherubini. Di loro Jovanotti parlerà nel corso dell'intervista rilasciata a Belve, che andrà in onda martedì 17 dicembre, ma intanto conosciamole meglio. Francesca Valiani nasce a Cortona, in provincia di Arezzo, l'11 giugno 1969 e in Toscana, nella sua città natale, è rimasta a vivere anche dopo aver sposato Jovanotti. Sebbene si sia fatta vedere spesso ai concerti del marito, Francesca Valiani non lavora nel mondo dello spettacolo ma è una fotografa. Nel 2012 ha pubblicato il libro fotografico Tutti i giorni, con il quale ha raccontato la sua vita al fianco di Lorenzo Cherubini attraverso le immagini. Con il marito ha lavorato, sempre come fotografa, nel Jova Beach Party del 2022. Francesca Valiani ha raccontato più volte di avere conosciuto Lorenzo quando erano due ragazzi e vivevano nella stessa città, Cortona. Lei era amica della sorella del cantante, Anna, ma la scintilla tra loro scoccò solo durante l'adolescenza. Avevo 14 anni, lui metteva i dischi in una discoteca di Cortona. Mi venne a portare un biglietto per una serata in quel locale. I miei naturalmente non mi fecero andare, ma io quel biglietto, non so esattamente per quale motivo. Lo conservai con cura nel mio portafoglio. E così è stato per anni, ce l'ho ancora, raccontò la fotografa in un'intervista rilasciata a Vanity Fair nel 2012. La storia d'amore tra Jovanotti e Francesca Valiani è iniziata nel 1994, 4 anni dopo è nata la figlia Teresa e nel 2008 la coppia si è sposata. Prima delle nozze, però, Jovanotti e la compagna hanno vissuto un momento di forte crisi a causa di un tradimento. Nel 2002 Francesca Valiani ha avuto una breve relazione con il giornalista Giuseppe Cruciani, ideatore e conduttore del programma La Zanzara. Le foto del flirt finirono sulle riviste di gossip e Francesca fu costretta ad ammettere il tradimento. Anni fa, intervistato da Donna Moderna, Jovanotti parlò apertamente dell'accaduto. Ho capito che il tradimento è un segnale che qualcuno ti lancia per richiamare l'attenzione. Mi sono messo in discussione guardando finalmente i difetti, affrontando la crisi e gli errori commessi, senza perdere la testa. Alla fine, sia io che Francesca abbiamo capito che non può esistere una grande storia d'amore senza un tradimento. Che fa parte dei rapporti intensi prendersi, tradirsi, lasciarsi, sopportarsi e riprendersi. E soprattutto che l'affetto tra di noi e per nostra figlia Teresa è la cosa più forte di tutte. Teresa Cherubini è nata a Forlì il 13 dicembre 1998 e sin da bambina ha dimostrato di avere grandi doti artistiche nel disegno e nella pittura. Dopo essersi diplomata, Teresa si è trasferita negli Stati Uniti, laureandosi alla School of Visual Art di New York e iniziando a lavorare nel campo dei fumetti e realizzando le illustrazioni di libri come Red, White and Royal Blue di Oscar Vogt e L'Accademia per Creature Magiche di Ophelia Bloom. Nonostante la giovane età, Teresa Cherubini ha dovuto affrontare un momento difficile a causa di un tumore del sistema linfatico, il linfoma di Hodgkin, scoperto nel 2020 e sconfitto definitivamente nel 2021 dopo un anno di cure. Tutto è iniziato ad agosto del 2019 con uno prurito alle gambe. Non ci ho dato peso pensando che sarebbe andato via con il tempo, ma non è stato così. I mesi passavano e non faceva che peggiorare. A giugno 2020 si era sparso per tutto il corpo, non riuscivo a dormire più di un paio d'ore a notte, avevo la pelle piagata. Quando mi si è ingrossato un linfonodo sotto il braccio ho capito che era qualcosa di più serio e questo ha portato finalmente ad una diagnosi e ad un piano di cure. Scrisse su Instagram Teresa raccontando il suo calvario e svelando di essere guarita.
In questi ultimi mesi ho fatto 6 cicli di chemioterapia seguita dai meravigliosi dottori ed infermieri dell'Istituto Europeo di Oncologia a Milano. Dopo mesi di ansie e paure la storia è finita. E posso raccontarla, perché da ieri, 12 gennaio 2021, sono ufficialmente guarita. A proposito della malattia della figlia Giovanotti dichiarò: mia moglie e Teresa hanno affrontato questo viaggio con una forza che mi ha sorpreso. Io credevo di essere quello forte del gruppo e invece ero quello che aveva le gambe che cedevano.